Parliamo degli ultimi sviluppi sul caso arbitri, questo caso che sta scuotendo il calcio italiano, che si sta un pochino sgonfiando in attesa però di quelli che possono essere degli sviluppi importanti tra mercoledì e soprattutto giovedì. Intanto però ci sono due grandi novità nelle ultime 24 ore, due novità che vanno analizzate con grande attenzione. Una sul caso degli arbitri graditi e dell'incontro che ci sarebbe stato a San Siro in quella notte della semifinale d'andata della Coppa Italia dell'anno scorso, e l'altra però potenzialmente clamorosa, e sottolineo clamorosa, con una rivelazione pubblicata dal quotidiano La Repubblica che getta molte ombre, molti interrogativi anche sullo svolgimento dello scorso campionato, quello 24-25 vinto dal Napoli, partendo dal caso di Inter-Roma, di cui abbiamo molto discusso l'anno scorso e di nuovo anche quest'anno. E attorno a questo caso arbitri io ho anche la sensazione che in molti si siano sbilanciati in maniera un po' troppo avventurosa, creando intanto un danno d'immagine all'Inter, perché i fatti non sono ancora acclarati e ancora chiari, e un danno d'immagine all'Inter c'è stato e qualcuno si ritrova costretto a fare un po' di retromarcia in questa fase. Allora, oggi ho convocato un collega di cui ho grande stima e con cui vorrei confrontarmi oggi, che è il nostro caro Raffaele Amato. Ciao Raffaele, ben ritrovato. Ciao Lorenzo, contraccambio la stima e grazie a tutti quelli che ci seguono. Raffaele, intanto ben ritrovato ovviamente a tutti quelli che ci seguono, i nostri amici interisti. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale per supportarci. Ne approfitto per ricordarvi poi che nel club di Passione Inter, a cui potete accedere con il QR code in alto, il link in descrizione, stiamo tenendo traccia di tutti questi sviluppi attorno a questa vicenda, quindi se siete interessati ad entrare ancora più in profondità nell'argomento, vi aspettiamo nel club di Passione Inter. Raffaele, stavo dicendo, hai anche tu un po' la sensazione che in questa fase il caso si stia un attimino ridimensionando per quanto riguarda club, coinvolgimento, i paragoni con Calciopoli addirittura? Sì, ridimensionando però non chiuso del tutto, è vero che non ci sono tesserati Inter indagati come di altri club, però aspetterei per esempio il colloquio, l'interrogatorio di giovedì di Rocchi, credo che lui non risponderà ad alcuna domanda, però vediamo poi cosa presenteranno sul tavolo gli inquirenti, quali elementi presenteranno sull'argomento. Hai fatto benissimo a fare questa specifica perché, allora, partiamo da quella che è la prima grande novità delle ultime 24 ore, con l'ANSA, ma tutte le agenzie di stampa che hanno scritto che l'inchiesta arbitri a Inter e suoi dirigenti non sono indagati. L'ANSA che in particolare cita fonti qualificate della Procura di Milano e tra l'altro scrive anche che ci sarebbero delle tensioni interne alla Procura per la gestione Ascione, di questo ricordiamo, caso. Ascione è già stato Sì. trasferito alla Procura europea a Roma, quindi c'è Quindi già se un quando si cambio. chiuderanno le indagini non sarà poi lui a portare Sì. avanti la cosa sostanzialmente, quindi questo è importante. Qui Raffaele, una prima questione che si apre è: se non ci sono indagati dell'Inter, questo famoso incontro che ci sarebbe stato nella pancia di San Siro, in alcune zone di San Siro, in quella notte di Inter-Milan andata, anzi Milan-Inter andata della Sì. semifinale di Coppa Italia dell'anno scorso, con chi parlava allora Rocchi a San Siro per quanto riguarda gli arbitri graditi dell'Inter? E quindi al momento i fatti ci dicono che non parlava con dirigenti o tesserati Inter al Sì. momento. Tra l'altro anche l'avvocato di Rocchi ha detto per frode sportiva in concorso con chi? La domanda Sì, è con chi? Tra l'altro non è agli atti, non sarebbe agli atti questo incontro nella pancia di San Siro, tra l'altro nel derby, come hai specificato tu, nel derby Milan-Inter, quindi era un San Siro per il Milan, quindi lo trovo un po' sinceramente strana come cosa, però ripeto, dobbiamo aspettare cosa emerge, cosa metteranno in campo gli inquirenti. Già questa cosa che non ci sono indagati tesserati dell'Inter, già penso sia un fattore importante. Si è parlato anche in queste ore, in questi giorni, di possibili intercettazioni, però anche qui intercettazioni telefoniche, anche ambientali, però fin qui non è emerso nulla ed è strano che non sia emerso ancora nulla. ecco, e aggiungo un'altra considerazione perché al momento, cioè tutto nasce tra l'altro dalla prima nota pubblicata dall'AGI che titola subito Rocchi Sì, scelse arbitri graditi all'Inter, con questo virgolettato, e spunta anche un caso VAR, che poi in questo momento sembra essere quello più pesante, in realtà quello Udinese-Parma e tutto il resto, tra poco ci torneremo, però aprire così con questo titolo intanto ha creato un filone narrativo mediatico molto forte con l'Inter di mezzo. Però ha scatenato tutti i giornalisti, tra virgolette. Io penso che da questa storia ne esca malissimo il assu giornalismo sportivo,
perché schierarsi così in partenza sui fatti senza conoscere poi i fatti come sono andati e come cosa emergerà. Ho visto anche dei videini su YouTube, dei videini su TikTok, già diciamo dove venivano emesse delle sentenze, e questo penso sia molto grave, più grave del titolo sicuramente dell'AGI, che poi l'AGI fa riferimento ai capi di imputazione, quindi come titolo secondo me può anche starci, perché comunque il titolo deve un pochettino chiamare i lettori, quindi però poi c'è stato veramente a Corredo una valanga di cose ridicole, veramente, che veramente denigra la nostra professione. Ecco, e infatti io Raffaele, nel mio piccolo mi son permesso di fare un'ipotesi che, dal mio punto di vista non danneggia, intanto non crea danni a persone o a reputazioni. Però intanto vorrei ancora capire, è ancora in sospeso, come sono stati definiti quindi questi arbitri graditi e poco graditi, chi è anche il destinatario poi della scelta di questi arbitri graditi o non graditi, se erano scelte puramente tecniche oppure no. Ma a me in questo momento, per quelle che sono le cose che abbiamo a disposizione, viene da pensare che emerge in maniera molto forte una faida interna, una lotta interna alla Sì, classe arbitrale molto, molto forte, dove mettere in mezzo comunque il nome dell'Inter crea una eco mediatica enormemente superiore che porta questa cosa certo, ancora più allo certo. scoperto, e quindi viene da pensare ad oggi che se non ci sono dirigenti, tesserati o società indagate, Rocchi potesse aver parlato in quell'occasione lì o con arbitri o con Sì, altri membri dello staff arbitrale. E immagino quindi che si dovrà capire se c'erano delle pressioni sulle designazioni che venivano fatte o se addirittura c'era anche un sistema creato per fare perché ho queste letto anche a designazioni. qualcuno ha anche scritto di sistema Eh, Marotta, sistema, io penso siano affermazioni gravi. Tra l'altro, se parlando appunto dei capi di imputazione, si faceva riferimento ad arbitri graditi appunto all'Inter e sgraditi. Tra gli sgraditi c'era Doveri, e nei capi di imputazione si parla, diciamo, di Doveri assegnato al derby di ritorno per poi non assegnarlo più nelle ultime partite di campionato, quelle decisive, solo che 3 giorni dopo quella partita lì Doveri viene assegnato a Parma-Inter, che è stata una delle sì. partite decisive poi per la perdita dello scudetto da parte dell'Inter, e comunque Doveri è stato assegnato a una partita dell'Inter in cui si giocava lo scudetto, quindi già lì cade un po' il castello anche della procura, perché se parla di arbitri sgraditi, Doveri, e c'è stato questo maccingegno per non assegnare Doveri nelle partite più importanti del finale della stagione, cade subito questa cosa, perché Doveri arbitra Parma-Inter 3 giorni dopo il derby, Con tra l'altro un pareggio per 2-2 che è stato anche da un'altra tappa 2-0 a 2-2, importante. quindi Un'altra esatto, tappa esatto. importante per lo scudetto. Io su questo, Raffaele, volevo condividerti un pensiero e vorrei sapere che ne pensi tu. Cioè, anche la definizione di arbitri graditi e non graditi, cioè messa così, è una definizione abbastanza, non di, sì, abbastanza viscida comunque, nel Brutta, senso sì, di brutta. sembra proprio che ci sia qualcuno che dal suo trono di spade, ecco, decide questo può arbitrare, questo no, questo mi piace, questo no, a livello di dirigenze, quindi poi di sistema che sceglie in questo modo Che qua. però Tu può come viene di starci, te? Lorenzo, può starci secondo me, non solo di tutti i club, da parte di tutti i club. Però Un secondo me arbitro... si tratta di una traduzione di un qualcosa che adesso parliamo di come stanno le cose. La Gazzetta dello Sport poche settimane fa pubblica un articolo titolando, purtroppo non ho fatto lo screenshot, ma Non ce hai lo ricordiamo recuperato. Sì, sì, tutti, però ho capito a cosa ti riferisci. titolando il Milan chiama l'AIA, basta errori, una cosa del genere. Ma ci Comunque fecero una prima pagina, ci fecero una sì, prima pagina. quindi cioè, è abbastanza consolidato e assodato Uno che dice, scusami, uno potrebbe chiedere, chiama l'AIA a chi? A chi eh, hanno chiamato? ecco, e perché L'AIA ha, non l'AIA ha un responsabile della comunicazione che è l'ex arbitro, ora mi sfugge il nome, che andava anche a Mediaset, hanno un responsabile della comunicazione, in teoria. Però non vorrei che poi quando uno dice chiama l'AIA, chiami Rocchi. quindi, cioè, allora, diciamo che, parliamoci chiaro, Raffaele, ne ha parlato anche Trevisani, si è preso una valanga di insulti, ma che ci sia un dialogo tra le Certo, certo. parti. Tra l'altro sentivo parlarne anche Gavillucci, che è l'ex arbitro che ha scritto quel libro, tra l'altro con la stessa giornalista Sì, D'Alessandro che ha lanciato la dell'AGI. notizia sull'Agi, che lui è stato anche in Inghilterra e ha detto anche in Inghilterra ci chiamavano le società prima della partita per andare a fare il pranzo con loro, Tutto il eccetera. mondo è Perché paese, tutto il mondo è paese. no, però dicevano lì è un altro mondo, lì il contatto con la società non viene visto sempre con l'ottica del complotto, mi vogliono corrompere, eccetera, è Qua sì, noi un'altra siamo il cultura. paese dei Quindi complottisti.
Quindi, cioè, secondo me che ci possa essere un dialogo tra la Sì, classe sì, sì. arbitrale e le società potrebbe anche essere costruttivo. Certo, dipende che tipo di dialogo è, con che tipo di frequenza e con quale tipo di pressione. In questo caso bisogna anche capire la questione arbitro gradito o non gradito, cioè in questo momento se Rocchi ne stava parlando con qualcuno della classe arbitrale, mi viene da pensare anche che il discorso potrebbe essere stato, visto che Doveri è uno dei nostri migliori arbitri, andiamo incontro alla fase più decisiva Sì, del campionato, Doveri poche settimane prima c'era stato il caso McTominay-Dumfries nella partita contro il Napoli, hanno detto forse è meglio che lo schermiamo, che lo mettiamo in una sì, partita sì, e sì, non può lo mettiamo starci. in partite decisive. Questo secondo me, che poi tradotto nero su bianco sulle carte della procura, col gergo anche la procura, ti diventa arbitri graditi. Cioè, No, io ma mi sono poi fatto ti ho questo fatto nome qua. l'esempio di Doveri, ma lì con l'esempio di Doveri cade tutto il castello della costruzione dell'Inter che non si è voluto far mettere l'arbitro Doveri. Cade tutto il castello perché 3 giorni dopo Doveri viene designato per Parma-Inter. Esatto, E assolutamente. Doveri, se non mi sbaglio, quest'anno ha arbitrato molte partite. L'Inter è una delle squadre più arbitrate da 5 se lui. non vado errato. 5 partite se Quindi, non vado errato. non lo so. Io penso che Rocchi si trovi in mezzo a tante magari richieste, tante pressioni. È difficile e cerchi non di accontentare, però cerchi di sistemare un po' le cose perché sicuramente i club si lamentano. È sempre accaduto questo e sempre accadrà. E questo ci porta alla seconda grande novità delle ultime ore, che è questa rivelazione molto forte del Esatto, sì. quotidiano La Repubblica, che parla di 29 arbitri in procura. Rocchi parlava con molti club, La Repubblica lo ribadisce. Un testimone, chi non si piega viene epurato, nessun dirigente squadra indagato, acquisiti audio e video della sala VAR. E c'è un passaggio molto importante. Allora, una fonte, scrive la Repubblica, che per ora ha riempito verbali, quindi una fonte che è stata anche ascoltata dalla Procura, Sì. alla Repubblica racconta di designazioni a piacimento e di epurazione delle figure che non si piegavano al metodo e di come Rocchi fosse in costante rapporto telefonico con i dirigenti e le squadre, pur non potendo dal regolamento, per ringraziarsi i club per un tornaconto personale. Quindi ringraziarsi i club, io l'ho interpretata come un tentativo di mantenere il posto, Sì, sostanzialmente, sì, di sì, sì. mantenere... Però qui rispecchia, cosa rispecchia Lorenzo? La lotta, come ne hai parlato tu prima, la lotta interna che c'è nell'AIA. Sì, È una lotta veramente fratricida e pesante, ci sono in balli soldi, posti, quindi io penso che sia veramente racchiuso tutto lì ed è comunque pesante perché poi, lo dirai adesso tu adesso, rischia poi di andare a incidere sulla regolarità del campionato. assolutamente, anche perché poi dopo qui ogni tanto, Raffaele, bisogna anche ricordare che c'è da un lato la parte che adesso era al potere che viene accusata, Sì, le grandi accuse che vengono fuori da molti arbitri che dal sistema arbitrale sono usciti e sono Come stati Rocca, come quel Rocca, come come quel Rocca. Rocca, come Gavillucci, come De Meo lo stesso, quindi bisogna capire quanto poi sono verificate queste vicende, quanto sono attendibili. Al momento ci dobbiamo affidare alla procura, ecco, sull'attendibilità di Sicuramente però la cosa queste... che che Rocchi parlava con i club, che non è regolare, tra virgolette, però io non la vedo come una cosa così rilevante. Esatto. Dovranno esserci altre cose, altri argomenti per andare a punire poi Rocchi eventualmente, perché mi sembra molto flebile come accusa. Secondo me molto rilevante ai fini della regolarità del campionato, come dicevi tu, è invece il fatto sul Rocchi e anche Gervasoni presenti in sala VAR anche quando non doveva e non era in turno lui, viene raccontato da questa fonte. Quindi cosa succede? Ci sono 5 partite nel mirino, quindi non tante partite come invece qualcuno aveva sottolineato in Sì. queste ore. 5 partite che hanno portato a indagare Rocchi e il suo secondo Gervasoni, oltre ai varisti Luigi Nasca e Di Vuolo. Questi sono i 4 indagati. È indagato anche Paterna come quinto persona indagata in questo momento, ma per falsa testimonianza, quindi per una cosa diversa e non per questa situazione qua. Ma anche altri match, quindi oltre a Udinese-Parma, Bologna-Inter di campionato, il Milan-Inter di Coppa Italia e Inter-Verona che è finita in questo fascicolo lo Sì. stesso insieme a tutto il resto, c'è Inter-Roma di un anno fa. Tra l'altro era proprio, mi sa proprio un anno fa di questo... Sì, 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 mi sa O, proprio, adesso o voglio ieri o vederlo, sono oggi, curioso.
o ieri o oggi, mi sa un anno fa o ieri o oggi, perché sono andato a vedere i nostri vecchi video e sono andato a recuperarmi il video in cui ne parlavo di quella vicenda lì. Poi lo metto linkato per chi ci segue su YouTube, anche in podcast ve lo metto in descrizione e come link, perché già lì avevo sollevato delle questioni pesanti su questo. E in Inter-Roma, in occasione del famoso calcio di rigore non concesso all'Inter per Ndika Bissak, i fatti tuoi, avrebbe risposto il VAR al suo assistente che segnalava il fallo sul nerazzurro Bissak per il test su indicazione del supervisore Gervasoni. Quindi audio VAR non rinvenuto. Quindi che cosa ci dice qui questa fonte anonima? Che in campo c'era Fabbri, che era lo stesso arbitro di Inter Verona, tra l'altro, e ne abbiamo parlato in questi giorni. Al VAR c'era Di Bello, che andrà al Mondiale insieme a Mariani, Sì. che quest'anno pure si è macchiato di alcuni errori, e insieme a Bindoni, il famoso piccolo arbitro guardalinee di Napoli Comunque era Inter. il 27 aprile, allora, 27 aprile. Quindi un anno e un giorno, ecco, esattamente. E a VAR Piccinini, sostanzialmente. Per cui, da quello che ci dice questa fonte, Gervasoni, che era il supervisore, avrebbe indicato al VAR Di Bello di non dare rigore, sostanzialmente, o di non intervenire, e il VAR avrebbe detto al suo assistente fatti i fatti tuoi. Qual è la cosa molto grave qui, secondo me, Raffaele? Intanto che il VAR non deve, il supervisore non deve intervenire, non Esatto, deve esatto. assolutamente intervenire, ma che poi Open VAR non ci hanno fatto ascoltare l'episodio subito e Federica Zille, giornalista di DAZN, aveva detto che non l'hanno fatto ascoltare per evitare polemiche. E Giorgia poi Rossi... è il sale del nostro mestiere sono le polemiche, Sì, proprio. Vabbè, esatto, esatto. voliamo su questo. Ma poi se tu vuoi farmi una trasmissione per la trasparenza, Ecco, ecco. Giorgia Rossi aveva più volte sottolineato in diretta, l'abbiamo commentato, che DAZN aveva richiesto ufficialmente ulteriori immagini e non sono state fornite. L'episodio è stato fatto riascoltare alla fine della stagione con Rocky quando che era dice inutile, quando era per inutile. trasparenza, per evitare polemiche lo facciamo ascoltare, ma a fine stagione, e questo passaggio del i fatti tuoi non esiste, non si sente. E quindi ci chiediamo, non è affidabile questa ricostruzione Hanno fatta tagliato, dal non so, club il video. o l'hanno tagliata? Questo è... Ci deve essere una prova, perché sicuramente è molto grave, anche perché un conto è intervenire, poi se magari aggiusti l'episodio e lo fai in maniera corretta, anche lì è sbagliato, perché comunque non devi mettere pressione a quelli che decidono. Ma qui intervieni per stoppare magari un intervento positivo, per correggere l'errore, è ancora più grave. È gravissimo perché comunque quei punti lì costano lo scudetto all'Inter, ma noi parliamo dell'Inter, ma poteva essere anche un'altra squadra, costano lo Esatto. scudetto all'Inter, quindi è una partita pesantissima, tra l'altro un episodio uno dei più netti in assoluto. Io penso veramente è stato un errore gravissimo, e se è successo questo è veramente, come dicevo prima, questa guerra, questa faida interna rischia poi di falsare i campionati. Anche perché la scorsa stagione si è decisa per un punto, in un anno in cui, adesso noi sembreremo di parte, però oggettivamente l'Inter ha subito degli errori molto Sono pesanti. oggettivi, sì, sì, sì. E ci sono altri episodi di cui non abbiamo avuto gli audio. Su tutti, quello nel derby, Pavlovic-Thuram, ancora oggi non abbiamo ascoltato gli audio, e allora ci chiediamo dove sono quegli audio, e soprattutto ci chiediamo se di Udinese-Parma sono usciti i video del... forse Rocchi, potrebbe essere stato Rocchi ad aver Ha bussato bussato. e fatto cambiare decisione in campo. Si presuppone, da quello che dicono vari testimoni, che fosse consuetudine bussare, fare dei segni, addirittura si è parlato di gioca jouet e di morra cinese, di carta Però forbice sasso. quest'anno sono schermate la sala VAR, ci sono gli Ecco, ispettori soprattutto. ecco, perché quest'anno si è arrivati a schermare e a portare gli ispettori? Perché l'anno scorso probabilmente qualcosa è C'era successo. un'invadenza, E in quali partite è successo? E su quali episodi sono arrivati questi interventi? Su quali episodi invece non è intervenuto? Questa era un'accusa che faceva anche lo stesso Rocca l'anno scorso nella sua famosa lettera, proprio con il caso di Ndika Bissak, sì. citando Gervasoni, che lui diceva non era intervenuto. E qui si dice, secondo questa fonte, che fosse intervenuto dicendo di non intervenire. E poi Quindi anche con l'espressione brutta fatti i fatti tuoi fa pensare a brutte cose, cioè un'espressione brutta, sì, capito? Come per dire, non è una cosa che ti deve interessare. È brutta sicuramente se è confermata questa cosa, però come hai detto tu, il video che ci hanno poi mostrato, nel video che ci hanno mostrato non esce, non emerge questa cosa, quindi o chi ha parlato, la fonte, se l'è inventata la cosa, oppure è stato tagliato il video.
c'è poco da fare. E quindi Qui andiamo sul quarto grado e qui sfociamo sul sì. quarto grado. E infatti per alleggerire, Raffaele, in chiusura, intanto non so se anche tu hai imparato qualche gesto per fare delle indicazioni in diretta. Gioca Clamoroso, fantastico gioco, fantastico gioco. Quanto è italiana questa cosa comunque, per aggirare queste regole. No, io però non so se hai visto anche oggi, è uscito anche l'esposto in Serie C contro il Sato, non so se hai letto, anche in Serie C c'è questa cosa, anche se mi sembra pure lì fa parte sempre, secondo me, di una guerra interna molto pesante che c'è interna all'AI. Dove chiaramente noi vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Io, ripeto, adesso sarei curioso, visto che sono uscite le immagini di Udinese Parma, credo e mi auguro che ci siano le immagini anche di tutte le altre partite, di tutti gli altri episodi, per capire un po' quello che succede, e ci chiediamo se poi per le scuse, dopo le accuse, ci sarà lo stesso spazio che è stato dato. Gli stessi videini, gli stessi reel. Sui media. Raffaele, io per ora ti ringrazio, come sempre ti ho rubato più tempo del dovuto, ma è sempre un piacere averti qui. Grazie a te Lorenzo e grazie a tutti. Grazie a chi ci ha seguito fino a qui, fateci sapere la vostra, vi aspettiamo nel club di Passione Inter per approfondire ulteriormente questa questione e non solo. Vi lascio, come detto, quindi all'episodio in cui parlavamo di Inter Roma un anno fa, in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.